Buongiorno a tutti, oggi è sabato 25 luglio 2026, siamo in macchina già da più di un'ora e mezza e stiamo andando a Siracusa e Ortigia. Ho pensato di portarvi con noi questo weekend perché saremo fino a domani pomeriggio, stiamo andando in macchina. In questo video voglio mostrarvi cosa faremo in questo posto perché so che è un posto bellissimo, abbiamo già un itinerario di cose da vedere, e vi mostrerò anche cosa si mangia di vegano a Siracusa e Ortigia. Spero che il video vi piacerà. Prima di cominciare, come sempre, se non volete perdervi i prossimi video e anche per supportarmi, vi invito a cliccare il bottone qui sotto iscriviti e anche, come mi ricorda sempre papà, di attivare la campanellina delle notifiche così ne riceverete una ogni volta che uscirà un nuovo video. Ciao gatto! Ciao gatto! Magari non lo facciamo vedere nel vlog, il codice. Belli alberi coi fiori. L'abbiamo fatta? Prego mamma. Siamo arrivati. Eccoci. Ah, guarda che bello, no? Vabbè, il balconcino con le sedioline e la vista. Siamo arrivati, il viaggio in macchina è durato alla fine 3 ore e mezza. È stato abbastanza piacevole perché abbiamo chiacchierato con mamma e papà, abbiamo ascoltato Pino Daniele e adesso siamo appena entrati a Ortigia e stiamo andando a pranzare in un ristorante vegano che si chiama Just Veggie, speriamo che sia aperto. Raga, non è morto, tranquilli, sta dormendo. Allora, siamo al ristorante. Il ristoratore quando ci ha visti ha detto il ristorante è vegano e biologico e mia madre ha risposto sì, pure noi siamo vegani e biologici, ci ha fatto ridere tantissimo sul momento. Nel menù ci sono un sacco di opzioni buonissime. Abbiamo scelto un piatto unico con diverse pietanze dal menù perché non sapevamo scegliere fondamentalmente e mamma invece un couscous con le verdure. Hanno anche il cannolo e il tiramisù vegani, quindi vedremo come sarà. Allora, intervisto mio padre per chiedergli come è andato il pranzo di oggi, cosa ti è piaciuto di più, se lo consiglieresti. Allora, lo consiglio sicuramente perché è un posto totalmente vegano e si mangia benissimo. Noi abbiamo preso un mix con tante cose, verdure, hummus, caponata, hummus, falafel pane, e tante altre cose. E poi c'era del formaggio penso di anacardio, lenticchie, che era veramente buono. Il proprietario gentilissimo, anche lui vegano, ci diceva da quando aveva 9 anni. Il cannolo. Era buonissimo. Buonissimo, cialda, veramente croccante. Lui
dice che fa esportazione addirittura a Dubai di questa cialda. A Dubai? A Dubai, in molti casi non dice neanche che è vegana per evitare che la gente magari abbia pregiudizi come le ha tante volte. Consigliatissimo. È stato consigliatissimo, abbiamo mangiato veramente, veramente bene. Che vuole la mamma che rompe le scatole? Ah, dice di metterci all'ombra, no? Comunque ragazzi, veramente buonissimo. Poi stasera ne proveremo un altro che però a quanto pare è un pochino più di lusso, non lo so. Sembra così, questo qui era un po' più, come lo descriveresti? Spartano. Un po' più casalingo. Casalingo. Abbiamo pagato poco più di 40 euro in 3 persone e siamo strasazi. Sì, io sono pienissimo. Sì. Quindi consigliatissimo, Just Veggie. Abbiamo preso i biglietti per entrare al castello di Maniace, spero si pronunci così. La mamma è contentissima che lei ama il mare e non vedeva l'ora. C'è una vista spettacolare. Perché sono così? Perché così tu qua vedi lo spazio per stare con il fucile, non venivi preso, e poi ti metti di qua e sparavi al nemico che cercava di entrare nel castello. Anche se non so se quando c'era il castello c'erano già i fucili. O se no c'erano... Questo è un dettaglio importante. Se no c'erano arco e frecce, non lo so. No, i fucili c'erano. C'erano I fucili ci sono quelli antichi anche da 1600, 1700. Perfetto, grazie per questa storia moderna. Allora, guardando come è strutturato il castello, indovinate io che cosa ci farei, considerando pure che c'è il mare da una parte. Io ci farei un vegan hotel. Io invece ci farei un bel carcere, No! bellissimo. Così c'è il mare, non possono fuggire. E qua ci sono... Esatto, tipo Alcaraz. No, Alcatraz è il tennista. Tipo Alcatraz. Con le guardie qua con il fucile di prima. Secondo voi perché hanno messo queste cose qua? Per non farci cadere le persone dentro. Secondo me lo fanno per evitare che i turisti ci vanno a cascare dentro e poi devono pagare fiori di rimborsi. E qui lo spazio di vita all'ora d'aria. Si passano l'oretta qui, i carcerati sempre ovviamente. Parlano tra di loro, si fumano una sigaretta, parlano di quello che devono andare a delinquere dopo che escono dal carcere, insomma, si passano il tempo. Mi tengo il cappello se no mi vola. Questo spazio era per i cannoni. Qua c'è uno spazietto, un cerchio in basso dove veniva collegato il cannone. Appena passava la nave si sparava. Sì, ve lo dico io, gentili amici, è così. Questa è la stanza per gli interrogatori. Quando arrivano i detenuti li mettono in questa stanza e gli fanno interrogatorio. Questo è uno degli alberi più vecchi della Sicilia, ha all'incirca 1200 anni. È stato... Ma che buio stasera.
Già da un po' sono in strada con il capo all'insù a guardare verso il cielo e non mi riesce di trovare la luna. Mi viene una gran voglia di chiamarla. Luna! Magari si affaccia. Sarebbe bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Non c'è niente da fare, la bianca stasera non c'è. Al suo posto c'è invece un suono che viene da lontano, una melodia, una bella melodia. La melodia di una fisarmonica. Ad un tratto, come lampare nel mare, si accendono ad una le finestre di una casa, poi di un'altra e di un'altra ancora, fino ad illuminare tutta la strada, tutti a cercare la melodia nella notte. Anche un bimbo dal suo balcone guarda in su, fino a quando sua madre lo richiama in casa. E così le finestre tornano ad una a dormire, lasciando la strada nuovamente al buio. Con me è la fisarmonica che continua. Poi ad un tratto la luna. Abbiamo appena finito di cenare, siamo usciti da Moon, adesso a pranzo mi hai intervistato tu, ora ti intervisto io. Com'è andata? Allora, il cibo era buonissimo. Abbiamo ordinato io e papà una carbonara e mamma degli spiedini di soia e di verdure. La carbonara era buona. A te è piaciuta? Sì, molto, Sì. molto. Io ne ho mangiate diverse, per esempio a Roma, a Rifugio Romano e anche a Torino ad Idem con patate. E anche dai Q a Palermo. Però secondo me quella di Torino è la migliore. E poi come dolci, mamma ha preso la crème brûlée che era buonissima. Io il tiramisù che era pure buono. E io un dolce E con papà un dolce che si chiama Titti, che era tipo alla curcuma con forse delle mandorle. mandorle, creme, è buonissima, veramente buona. Ho assaggiato pure gli altri due e secondo me il mio era, almeno per me era il migliore. Ok, abbiamo speso in totale, anzi papà ha speso in totale 76 euro. 76 euro. Buongiorno a tutti, oggi è domenica e stiamo andando a fare colazione in un posto che si chiama Viola Bakery. Abbiamo cercato su Happy Cow, che è questa app che indica tutti i ristoranti vegani o con opzioni vegane o anche vegetariani ovunque tu sia. Abbiamo trovato questo posto, abbiamo chiamato e ci hanno confermato che fanno anche diversi tipi di cornetti vegani e bevande vegetali per il caffè, quindi non vediamo l'ora. Poi esploreremo Siracusa. Allora, recensione della colazione, visto che ormai è diventato un rito. Che stavi dicendo prima? Stavo dicendo che il latte di soia macchiato era molto buono, gustoso, e la crostata alla, diciamo, finta Nutella vegana ovviamente, con le mandorline sopra e l'arancia all'interno era molto buona. Se proprio vogliamo trovare un piccolissimo difetto, la porzione non era grandissima, quindi diciamo che un poco più grande l'avrei gradita, però va bene ugualmente, dai. Approvato, abbiamo pagato in 3 per 3 latte macchiati
crostata, cornetto. E tu che cosa hai preso? Io ho preso una sfoglina Una sfoglina. con la crema e le mele e mamma un cornetto vuoto vegano. Abbiamo pagato circa 14 euro, insomma, ci sta. Benissimo, e devi dire una cosa? Sì, Prego. volevo dire che nello scontrino c'era scritto latte speciale, perché il latte di soia è considerato speciale, quando in realtà dovrebbe essere la regola. Comunque, Ah, certo. E vabbè, comunque. E adesso andiamo a visitare il parco archeologico Neapolis di Siracusa. Queste che stiamo inquadrando probabilmente erano delle piccole celle dove venivano messi i galeotti. Quindi anche questo è un carcere. Anche questo era un carcere, o potrebbe diventare un carcere qua perfetto con le gabbie. Anziché tenerci gli animali, ci teniamo i delinquenti. Allora, cosa ne stai pensando di questo parco archeologico? Allora, a parte il fatto che il 26 luglio la temperatura è altissima, venendo a Siracusa non si può mancare a vedere un'opera storica di questo livello. Abbiamo già visto l'orecchio di Dionisio che io avevo confuso con la bocca della verità. Va bene. Poi voglio sapere nei commenti se secondo voi mio padre dovrebbe aprirsi un canale YouTube che vuole chiamare The Vegan Pokerista. In questo vlog oggi e ieri è stato partecipe, quasi protagonista. Secondo me potrebbe essere un bravo YouTuber. Siamo appena rientrati a casa, ho notato che mi sono un pochino abbronzata, quasi bruciata, perché è il primo giorno a Ortigia, ho dimenticato la crema solare, oggi l'ho messa, sono stata brava, però sì, ho preso un po' di colore, il che va benissimo. Io non amo andare al mare e quindi quest'anno mi sono abbronzata camminando, esplorando la Sicilia. Piccola nota divertente, nonostante io sia nata a Palermo, sia siciliana e abbia trascorso qui i miei primi 15 anni di vita, non conosco benissimo la mia terra, quasi per niente in realtà. Infatti mi sono sempre ripromessa di visitarla, ci sono stati in posti assurdi come in Cina, in Oman, per lavoro, vivo a Praga, ma non conosco ancora bene la mia Sicilia. Ho visto davvero pochi posti qui e quindi sono contentissima di aver visto almeno Siracusa, con la parte sud-est della Sicilia, e con i miei genitori ci siamo ripromessi di fare altre gite fuori porta del genere perché
Veramente ci sono posti meravigliosi qui ed è un peccato non visitarli, non conoscerli. Chissà dove andremo la prossima estate, sono comunque contentissima di aver visto Siracusa e Ortigia perché sono stati dei posti bellissimi. Viaggiare con loro è sempre molto bello perché noi ci sentiamo costantemente durante l'anno, però non viviamo più insieme perché io sto fuori, quindi ogni volta che posso trascorro con loro quanto più tempo possibile. Queste 4 settimane qui in Sicilia, l'intero mese di luglio, lo sto trascorrendo in loro compagnia perché è il modo in cui amo trascorrere le mie vacanze. E già oggi è il 26 di luglio e io già domenica, anzi no, sabato, il 1 agosto tornerò a Praga, quindi mi rimane l'ultima settimana qui con loro e sicuramente vorrò godermela. Sono anche contentissima di aver trovato tante opzioni vegane a Siracusa e Ortigia, anzi più di quanto mi aspettassi. Molto spesso le persone pensano che essere vegani in viaggio sia difficile, invece finora, negli ultimi 13 anni da vegana, per me è stato sempre una cosa in più. La maggior parte delle persone quando viaggia spesso va nei ristoranti turistici, il che vuol dire andarsi a impelagare in un posto comunque che a volte punta soltanto al guadagno piuttosto che alla qualità. Invece in questi anni mi sono accorta che quando tu viaggi da vegano, intanto fai le tue ricerche prima con l'app che menzionavo durante il video Happy Cow, ma anche su Google Maps, basta cercare la parola vegan e spunta di tutto e di più. In più vai a cercare quei ristoranti che alla fine sono sempre i migliori per quanto riguarda la qualità e anche la gentilezza delle persone. Il proprietario infatti del ristorante Just Veg, dove siamo stati ieri a pranzo, era un signore vegano da quando aveva 9 anni, che ci ha raccontato la sua storia. Lui ama autoprodurre il cibo e utilizza soltanto prodotti biologici e non congela nulla, tutto fresco, biologico e locale, ed è veramente secondo me una cosa incredibile perché ti permette davvero di assaporare i cibi locali dei posti in cui vai. Mangiare vegetale finora viaggiando è sempre stato per me una cosa, anzi, che mi ha portata a conoscere realtà nuove, locali, e supportarle mi fa tantissimo piacere. Poi anche la rosticceria oggi del pranzo abbiamo mangiato un'arancina con ragù di soia e piselli e anche dei calzoncini con il salame vegetale e il formaggio e uno col tofu e le olive. È stata veramente una bellissima scoperta e sono davvero contenta che anche nel resto della Sicilia il vegetale si sta iniziando a diffondere. Ovviamente penso che i ristoratori lo facciano, chi lo fa perché è vegano lo fa per etica, ma in questo caso nei posti non vegani che hanno offerte vegane lo fanno perché magari ci sono persone intolleranti al lattosio. Comunque è bellissimo vedere alternative e vedere che i posti riescono anche ad accogliere ed accontentare tutti i clienti. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto nei commenti se volete farmi sapere la vostra parte preferita, mi fa sempre molto piacere leggervi. Prima di lasciarvi vi raccomando di cliccare il bottone qui sotto, iscriviti se ancora non l'avete fatto per non perdere i prossimi video e supportarmi, grazie di cuore se lo farete. C'è anche una piccola campanella delle notifiche, se ci cliccate riceverete le notifiche ogni volta che ne pubblicherò uno nuovo, quindi grazie ancora se lo farete. Noi ci vediamo molto presto in un altro video, io vi mando un grande abbraccio, ciao!